Gli incontri che mi hanno indirizzato in maniera più cosciente e consapevole alla musica sono stati innanzitutto Federico Incardona. Io, giovanetto titubante, gli portai le mie prime partiture e l'incontro fu intenso. Federico mi chiedeva conto e ragione di tutte le battute perché avevo scritto così e colì. E io cercavo di abbozzare delle risposte che fossero il più intelligenti possibile, il più persuasive possibile. Insomma, per me Federico è stato un maestro, un padre, un fratello, forse uno dei migliori amici che ho mai avuto, e mi ha fornito veramente una griglia interpretativa della realtà musicale, una coscienza linguistica, una coscienza etica nell'affrontare la lingua e i problemi del linguaggio musicale. E Federico mi ha introdotto all'ambiente dell'Istituto di Storia della Musica dell'Università di Palermo, quindi poi a Carapezza e ad Amalia Collisani, che sono stati poi i professori che io ho seguito con più interesse e passione. Io ho studiato pianoforte, ma non compongo strettissimamente a pianoforte. Il pianoforte lo utilizzo ogni tanto, magari per controllare degli accordi o dei gruppi di note, però scrivendo ecco, magari utilizzo il pianoforte se scrivo per pianoforte, ma scrivendo per altri strumenti, ecco, uno dei compositori che effettivamente ha avuto un'importanza per me, forse non proprio lui come compositore, ma alcuni pezzi, soprattutto Gran Torso di Lachenmann, mi hanno fatto vedere come si poteva scrivere idiomaticamente per uno strumento senza fermarsi alle tecniche collaudate, ma facendo proprio una ricerca proprio su tutte le possibilità strumentali che sono sempre infinite. Quando ho voluto scrivere un pezzo per viola, gran cassa e piatto sospeso, ho comprato un violinaccio cinese da 100.000 lire, mi sembra che fosse, con un completo di arco e custodia, e ho fatto esperimenti sul violino, ho visto che cosa succedeva se si inclinava l'arco in un modo, in un altro modo, se si premeva qui, lì, su, giù, più lento, più veloce. E tutti questi esperimenti poi mi sono stati utili a capire che alcune cose non mi interessavano, altre mi interessavano, e queste tecniche poi le ho utilizzate nel pezzo. Questa è la situazione ideale. Come si scrive un pezzo per me rimane un mistero, cioè diciamo forse ci sono due componenti. Una diciamo, è un aspetto forse più banalmente tecnico, che può riguardare appunto certi gruppi di suoni che ti interessa strutturare in un certo modo, certi gruppi di suoni, mi riferisco sia a suoni connotati nel senso dell'altezza o nel senso del timbro. Poi una componente forse più essenziale ancora è questa cosa che non saprei definire meglio, che è l'esigenza di esprimere qualche cosa. I compositori della seconda scuola di Vienna, che per me sono stati importanti, Schoenberg, Webern e Berg, sostenevano che in musica si possono esprimere pensieri che si possono esprimere soltanto in musica, che non sono traducibili in parole o in... Questo immagino che valga in realtà per qualunque mezzo artistico. L'ultimo concerto che ho fatto è stato quando abbiamo fatto una grande festa per Paolo Emilio Carapezza, che è andato in pensione. Abbiamo organizzato un grandissimo concerto in cui c'erano i ragazzi che facevano musica rinascimentale, i ragazzi che facevano musica polacca, i ragazzi che facevano musica del secondo Novecento, noi che facevamo musica contemporanea, i ragazzi che facevano musica popolare, perché si è occupato pure della relazione tra musica popolare e musica colta. C'era un ragazzo che cantava un repitu che Carapezza aveva ascoltato da giovane nelle petralie quando si faceva la conta delle lancette del succo d'uva che veniva buttato nelle botti che poi si trasformava in vino. È stato ovviamente tutto quanto un concerto svolto a titolo gratuito. I compositori e tutti i musicisti lavoravano gratuitamente, quindi i musicisti che si erano riusciti a trovare erano 15 in tutto. E c'era chi aveva scritto per 4, chi per 5, chi per 6. Io ho voluto scrivere per tutti e 15, tutti e 15 i musicisti che erano a disposizione. Nessuno era pagato, quindi si facevano proprio quando si poteva, per cui praticamente in quell'occasione lì io mi ricordo che ero riuscito a fare una prova con 7 strumenti da un lato, una prova con 5 strumenti dall'altro, una prova con 2 strumenti dall'altro, e li ho visti tutti insieme il pomeriggio del concerto. Però è andato bene il concerto.